Buonasera e benvenuti a Interni Radio, il format di Interni che va in onda in occasione della Milano Design Week. In questo caso siamo 2023, seconda edizione. È con vero piacere che questa sera abbiamo ospite Giulio Cappellini. Buonasera. Giulio, grazie di essere qui, benvenuto. In occasione della Milano, appunto parleremo un po' di questa famosa Design Week del Salone del Mobile e vorrei subito farti una domanda, facciamo una chiacchierata così. Sì, volentieri. La domanda è questa, cioè se hai un evento particolare proprio legato magari a qualche allestimento dove si è reso necessario un intervento un po' così estremo dell'ultimo minuto, un aneddoto divertente da raccontarci. Ma posso fare un lungo elenco perché praticamente di momenti di tensione o di interventi all'ultimo momento ce ne sono sempre tutti gli anni, no? Comunque sì, ci sono alcune cose che peraltro ricordo con piacere. Ad esempio tanti anni fa facemmo un allestimento nell'allora spazio Romeo Gigli, che oggi è 10 Corso Como, Certo. e obiettivamente avevamo fatto questo allestimento per presentare tutta una serie di letti con delle luci e tutto questo velo all'interno, un allestimento fatto con Paola Navone. Arrivammo la sera prima e visto realizzato non ci piaceva, per cui abbiamo detto dovete togliere tutto e va rifatto integralmente, cosa che è stata rifatta, peccato che poi si è arrivati alla fine all'ultimo minuto a finirlo ed è stato spruzzato per sicurezza tutta la vernice antincendio. Peccato che c'era veramente questa presenza di questa vernice decisamente molto forte. Arriva la gente, noi vediamo che tutta questa gente esce lacrimando, io e Paola ci guardiamo e diciamo è un allestimento talmente bello che la gente si commuove, no? In realtà la gente lacrimava per l'odore di questo antifumo e così via. Meraviglia. O altri casi quando facemmo l'allestimento al Palazzo delle Poste, che era ai tempi, non era vicino alla stazione centrale, non ancora restaurato, e dove il giorno prima dell'apertura un grandissimo temporale, entrava acqua dappertutto, per cui ero da un artigiano in Brianza a vedere di finire alcuni ultimi prototipi, che mi dicevano guarda che qua si sta allagando. Si sta allagando, certo. Vabbè, però poi alla fine come per incanto si riesce a risolvere tutto in maniera brillante come certo. sempre. Senti, parlando un po' del fuorisalone che ormai compie 30 anni, quindi è nato un po' come atto di ribellione, sì. No? Un po' come alternativa o elemento che voleva un po' includere la città in quello che è appunto il Salone del Mobile. Il fuorisalone, cosa ti piace del fuorisalone? Cosa vorresti vedere magari nel futuro? Parlaci un po'. Devo dire che sicuramente Fuorisalone è nato appunto 30 anni fa e devo dire che Cappellini è stata una delle prime aziende a sposare questo concetto. Mi ricordo che ai tempi molte persone mi dicevano ma chi vuoi che verrà nelle cantine alle 9 di sera a vedervi, eccetera. Questa cosa nata in maniera pionieristica e quasi casuale è diventato poi un fenomeno che coinvolge tutta la città. Questo è molto positivo perché da una parte ha permesso di scoprire, ma gli stessi milanesi anche delle aree della città assolutamente sconosciute. Ricordo quando facciamo le prime presentazioni in Tortona i tassisti non conoscevano neanche gli indirizzi. Ecco, devo dire che sicuramente oggi quindi questo fenomeno ingloba tutta la città e questo è sicuramente positivo. Secondo me dobbiamo cercare di essere molto concentrati e soprattutto lavorare sempre comunque su delle presentazioni di qualità. Non dimentichiamoci che le centinaia di migliaia di persone che vengono da tutto il mondo per la Milano Design Week vengono a vedere cosa sarà il futuro del design. Certo. Quindi secondo me il tema della qualità e non della quantità è assolutamente fondamentale. Nel mondo stanno accadendo altre piccole cose, no? Ovviamente di dimensioni molto più piccole di Milano, dove però la qualità, vedi Copenaghen o vedi altre situazioni, è decisamente molto alta. Per cui noi, pionieri del Made in Italy, per quali comunque il prodotto italiano è fondamentale per l'esportazione, veramente la qualità delle presentazioni, la qualità dei prodotti che si presentano è molto importante. Certo, assolutamente. Ecco, appunto, parlando proprio di Milano, la città così del Salone, hai delle zone, 3 luoghi di Milano o dei luoghi di Milano a cui sei particolarmente legato affettivamente o anche lavorativamente parlando?
No, devo dire che Milano è una città che va un po' scoperta, no, volta per volta, proprio perché sinceramente io dico sempre che c'è una Milano che vedi camminando per strada e una Milano che vedi dall'altro. Proprio l'altro giorno ho registrato una trasmissione in questo palazzo molto vicino al Duomo, al 12° piano, e lì ho scoperto veramente una Milano alta assolutamente incredibile. Di solito tu pensi al centro, no? Quindi con questi palazzi molto uniti uno all'altro. Lì ho scoperto questi giardini pensili, questi attici, delle piscine assolutamente straordinarie. Ma devo dire che sinceramente no, mi piace scoprire un po' Milano volta per volta, e se devo essere sincero non ho una zona che privilegio. Ecco, personalmente, chiaro, sono, senza nulla togliere alla nuova Milano, Piazza Gaulenti, eccetera, devo dire che anche nel centro c'è sicuramente ancora molto da scoprire, come ci sono delle periferie assolutamente straordinarie. Devo dire che forse noi milanesi dobbiamo diventare un po' meno pigri, muoverci un po' più dal centro, andare a scoprire le bellissime zone circostanti. Assolutamente. Ecco, sempre legato alla città, l'anno scorso sei stato insignito di un importante premio che è il Compasso d'Oro alla Carriera, a giugno l'anno scorso, il 2022. Sì. Dov'eri? Cosa stavi facendo? Che reazione hai avuto quando... Devo dire che quando mi hanno chiamato ho detto scusate, non sono ancora morto, ma mi hanno detto guarda che è un premio alla carriera, non è un premio alla memoria, no? Per cui mi piace sempre ironizzare sulle cose. Ma devo dire una cosa che io ho detto, chiaramente sarei falso se dicessi che non sono rimasto contento. Se devo essere sincero, non pensavo veramente che il Compasso d'Oro, nonostante sia nato veramente nel 1954, quindi da tantissimi anni, avesse una risonanza mondiale così forte. Io ho ricevuto messaggi veramente da tutto il mondo, da Taiwan all'Argentina, cioè, quindi veramente una portata notevole. Quindi sicuramente da una parte è un grande piacere, dall'altra parte, visto che amo sempre le sfide, è comunque una spinta a cercare di fare sempre meglio. Io non sono mai contento di quello che faccio. Quando faccio una cosa, anche adesso per questo salone, abbiamo aperto questo nuovo show, sto già pensando a cosa faremo per l'anno prossimo. Ecco. Assolutamente. Mi piace guardare al futuro, quindi questo premio comunque mi ha fatto molto piacere. Assolutamente complimenti, certo, assolutamente. Senti, invece parlando un po' magari della quotidianità, del tuo lavoro quotidiano, hai dei ritmi, dei riti che fai, non so, Sì, beh, il ritmo è quello di lavorare 12 ore al giorno, sabato e domenica compresi spesso. Ma devo dire che sì, fondamentalmente mi piace moltissimo il mio lavoro, cioè, quindi le mie giornate sono fondamentalmente legate a questo, agli incontri. Mi piace, ho la possibilità veramente di incontrare molte persone, questo mi fa molto piacere. Poi varie, cioè mi piace molto andare in azienda, vedere lo sviluppo dei prototipi, eccetera, incontrare i designer. E poi io sono molto curioso di natura, quindi sono sempre dell'idea che parlare, incontrare con nuove persone è estremamente importante. Devo dire che nonostante sia milanese, comunque il viaggio per me è qualcosa di molto importante. Pre-Covid io sono arrivato a viaggiare 250 giorni all'anno. Adesso mi piace, mi mancano i lunghi viaggi, per carità, ci sono i viaggi virtuali, però non è mai come quello. Quindi, anche perché quando mi chiedono dove trovi l'ispirazione, dico dovunque nel mondo, perché veramente se sei curioso riesci a trovare dappertutto. Quindi voglio dire, le giornate possono essere molto varie, diciamo che non ho mai molto il tempo per annoiarmi, decisamente. Assolutamente. Parlando appunto di virtuale, mi viene da farti un'altra domanda, magari. Che rapporto hai con la tecnologia? Pessimo. Pessimo. Nel senso che obiettivamente è chiaro, io sono ancora della generazione della carta stampata. No, scherzi a parte, la tecnologia è estremamente importante. Io penso che come supporto, voglio dire soprattutto alle menti creative, è veramente fondamentale perché ti permette di accelerare moltissimi processi. Secondo me la cosa fondamentale è come al solito creare un giusto equilibrio, no? Come si crea un giusto equilibrio tra reale e virtuale, la stessa cosa si deve creare un giusto equilibrio tra la tecnologia che non è nemica della creatività ma che anzi aiuta moltissimo la creatività. Non deve esserlo. Quindi cioè, se si raggiungono i giusti equilibri, devo dire che sicuramente oggi la tecnologia ci permette comunque di migliorare anche le performance, no? Ci permette di raccontarci meglio al pubblico quando dobbiamo raccontare dei progetti. Quindi sicuramente è un rapporto che è fondamentale, altrimenti vivi fuori dal tempo. E a proposito di appunto tecnologia e di disegno, ti piace ancora disegnare e se disegni in che modo? Ma io non sono un gran disegnatore, però durante l'università ho avuto la possibilità di
lavorare con Gio Ponti nel suo studio, e Gio Ponti era uno che prendeva appunti, disegnava, sì, faceva sempre questi piccoli disegni uno sopra l'altro. Sì, per cui io ho un po' sempre la matita in mano, cioè in effetti quando facciamo i meeting tutti con i computer, io sono lì con la mia agendina che scrivo, no? E infatti ho un quantitativo di agende pazzesco. Di carta. E sì, il concetto del disegnare, del fissare delle idee è sempre molto importante. Infatti scrivo o disegno molti appunti quando viaggio, quando sono in giro, eccetera. E secondo me questo è un po' un esercizio mentale che ti fissa degli elementi nella memoria. Meraviglia. E musica, magari ascolti della musica mentre sì, lavori? La musica mi piace molto, devo dire che ancora una volta passo con grande noncuranza dalla musica rock alla musica d'opera. Sì, la musica secondo me è una componente molto importante perché per certi aspetti la trovo anche vicina al design, cioè nel senso che come il design comunque racconta il DNA delle varie etnie, delle varie aree del mondo, la stessa cosa è la musica. Poi per carità si crea della musica che deve essere consumata internazionalmente, però è molto interessante secondo me capire quando una persona arriva dal Far East, quando arriva dall'Italia o quando arriva dal Nord America. Quindi sì, la musica per me è una componente molto importante. Benissimo. Un'ultima domanda, per quanto riguarda un'icona del design che magari hai usato, che vorresti usare in un progetto futuro? Ma devo dire che ci sono molte icone e ci sono ovviamente molti oggetti d'affezione, no? Lasciando perdere appunto le icone della collezione Cappellini, sicuramente direi che ci sono stati una serie di personaggi assolutamente straordinari e quindi quando penso a certi progetti di Achille Castiglioni, a certe luci sue, cioè ti rendi conto proprio del valore di questi progetti. Sono icone perché sono oggetti che nel tempo sono diventati sempre più belli e soprattutto sono oggetti, quando penso alle sue lampade a toio o altre eccetera, che veramente dovunque le metti stanno bene. Ecco, questo è il vero valore di un'icona del design. Benissimo, allora ringrazio Giulio Cappellini per la presenza questa sera, grazie anche a tutte le persone che ci hanno seguito e buona serata, grazie. Arrivederci, grazie.